Ciao a tutti e bentornati sul canale. In questo video andiamo a vedere l'ultimo step di test di InfluxDB versione 2 che vi ricordo sta attualmente girando su un container Docker sul mio PC a 64 bit perché purtroppo è compatibile solo con sistemi operativi a 64 bit e il mio Raspberry al momento non potevo aggiornarlo. Dicevo, quindi facciamo l'ultimo step di test andando a configurare un'istanza di OpenHub che lo usa come motore di persistenza di default. Questo test lo faccio non utilizzando la mia istanza reale di OpenHub, ma mi sono creato un'istanza di test su un container Docker su un Raspberry 3. Andremo quindi a configurare il motore di persistenza e quest'istanza di OpenHub la configuro utilizzando l'OpenHub Remote Binding, che mi permette di importare gli item che sono configurati su un'altra istanza di OpenHub. Cosa molto comoda per non doversi riconfigurare tutto. Avevo fatto comunque un video a riguardo se a qualcuno dovesse interessare. Andiamo quindi a vedere come effettuare quest'ultimo step. Ok, allora partiamo dal nostro container dove sta girando il mio container Docker di OpenHub, che è questo qua, e che mi espone l'interfaccia sull'indirizzo IP del Raspberry porta 8080. Ho già fatto la prima configurazione iniziale e come vedete non c'è praticamente niente a parte due item di temperatura esterna di casa e la temperatura dell'acqua della piscina. Questi item li ho creati appunto come dicevo prima utilizzando l'OpenHub Remote Connector. Questo binding permette di raggiungere un'altra istanza di OpenHub che sta girando ovviamente nella stessa rete e di importare gli item già configurati su questa istanza. Quindi io sono andato su Setting Bindings, ho cercato OpenHub, ho selezionato Remote OpenHub Binding, ho cliccato su Install e ho installato il binding. A questo punto nelle things ho creato una nuova thing di tipo Binding Remote OpenHub e di tipo server che fa da bridge. Una volta creata questa thing, che è questa qua che vedete già qua creata, si va nei channel e si trovano tutti gli item configurati sull'istanza di OpenHub a cui si sta puntando. Ovviamente la configurazione della things è data dall'indirizzo IP del server dove gira OpenHub, la porta che di default è la 8080 e poi la configurazione di username e password nel caso sia abilitata l'autenticazione. Fatto questo la things va online e appaiono tutti i canali. Io qui ho scelto due canali, quindi ho agganciato a questi due canali due item che ho creato sul momento e in questo modo i dati che transitano sul server OpenHub principale arrivano anche qua. Devo dire che è molto comoda questa cosa per avere a disposizione già tutta una serie di dati reali senza dover configurare il tutto da zero. Questi item gli ho dato un tag semantico e quindi mi appaiono dentro la pagina delle properties. Temperatura, abbiamo i due valori. Lo step successivo è quello di rendere persistenti questi due valori e visualizzarli. Andiamo quindi a fare la configurazione del motore di persistenza, lo andiamo a cercare sempre negli add-on, lo installiamo e andiamo a vederne la configurazione. Quindi i parametri di connessione sono l'indirizzo IP del mio PC con il solito comando ipconfig, quindi è il 226, quindi 192.168.1.226, porta 8086, versione 2, username admin, password test. Già che devo andare a prendere il token di autenticazione, ne devo creare un altro perché quello là probabilmente me lo sono perso. Vabbè, lo vado poi a recuperare. Allora, database organization OpenHub, retention policy bucket e lo mettiamo in OpenHub here. Poi per adesso lasciamo tutto così com'è e andiamo a... Intanto devo tirare su l'istanza di InfluxDB sul mio PC. Vado a prendermi il mio container InfluxDB di test e lo avvio.
così vediamo intanto se parte ancora. Ok, quindi adesso posso lasciare Portainer e andare sulla porta 8086. Ci mette un attimo a partire. Ok, finalmente è arrivato, ci ha messo un po' effettivamente. Entriamo. Vado sul mio OpenHub e glielo vado a mettere. Vediamo se abbiamo fatto tutto bene. Andiamo a prendere persistenza e gli mettiamo il servizio predefinito, così siamo sicuri che lo faccia. E adesso dobbiamo andare a configurare la persistenza in sé, cioè dire quali item devono essere resi persistenti e con quale frequenza e con quale logica. Quindi per fare questo dobbiamo andare su un file di configurazione che è influxdb.persist nella cartella etc OpenHub, dove ci sono i vari file di configurazione. Per fare questo io vado direttamente sul Raspberry, anche perché sta girando su container Docker e quindi il volume utilizzato dal container OpenHub è una porzione di disco del Raspberry. Adesso entro come amministratore e vado nella cartella varlib docker volumes, dove ho i vari volumi del mio container. Vado in OpenHub conf data e questa è la famosa cartella etc OpenHub. Dovrei andare in persistence. Ok, qui non c'è niente, allora io mi creo un bel con nano influxdb.persist. Meglio che lo metto grande, se non si capisce niente. Ok, allora qua basta che metto asterisco, due punti, strategy every change, cioè ogni volta che cambia il valore dell'item, e poi vabbè, quando si riavvia OpenHub l'item si risetta con l'ultimo valore che era stato memorizzato. In teoria dovrebbe essere sufficiente così, perché le strategie uso quelle di default, non le devo definire. Adesso salvo. Proviamo ad andare a vedere sul log di OpenHub, che dovrebbe essere in user data, quindi nel disco, anzi nel volume Docker di OpenHub user data. Eccolo qua. Vediamo se abbiamo qualche errore. Vuole per forza strategies. Vabbè, andiamoglielo a mettere allora. Vediamo se faccio così, se gli basta. Ok, così in teoria non ne ho definite di mie, ma dovrebbe usare quelle di default. A questo punto non vedo errori, quindi posso provare a vedere su InfluxDB se per caso è successo qualcosa. Eccolo qua. Ok, quindi sta funzionando. A questo punto io adesso mi proverò a importare qualche item in più. Ogni tanto lo faccio girare e vedo se effettivamente scrive bene o se ogni tanto viene fuori qualche errore. Tanto si può monitorare il file di log, che al momento errori non ne ha. Bene, diciamo che al prossimo aggiornamento che farò del mio sistema sicuramente andrò sulla versione 2 di InfluxDB e su un sistema operativo a 64 bit. Per adesso niente, rimango sulla 1.8 e aspetto.